Nel video di oggi assaggeremo tutte queste miscele comprate al supermercato. Lo scopo del video sarà replicare la migliore tazzina possibile con ognuna di queste e assaggiarle descrivendole in maniera totalmente oggettiva. Inoltre, il nostro amico detective quest'oggi ci dirà qualcosa che dobbiamo assolutissimamente conoscere sul nostro espresso. Un'ultima cosa, ho deciso di dividere questo video in due parti per non farlo durare un'eternità e diciamoci pure la verità, ogni singola miscela avrà bisogno del suo tempo per essere descritta al meglio. E adesso iniziamo, via! Come sempre partiamo con ordine, era da tantissimo tempo che volevo fare questo contenuto e nella chat Telegram i ragazzi me l'avevano consigliato già da un bel po'. Ora questo contenuto è dedicato ai ragazzi della chat Telegram perché mi danno sempre nuovi spunti e idee da portare su questo canale, ma è dedicato anche a chi compra caffè al supermercato e vuole conoscere meglio la miscela che sta assaggiando o vuole cambiare caffè ma non sa con che altro andarlo a cambiare. Una cosa importante però ci tenevo a dirla, l'intenzione di questo video non è giudicare il vostro gusto, soprattutto se mi sentirete dire dei giudizi negativi o descrittori negativi sulla miscela che state bevendo. Se vi piace, l'importante è quella, non ho nessun tipo di pregiudizio. Lo scopo sarà semplicemente quello di descrivere quanto più oggettivamente possibile la tazzina che avrò davanti a me. E per farlo al meglio ho settato ovviamente delle regole. Tutte le miscele verranno estratte con gli stessi parametri, quindi stessa dose in, stessa dose out, stessa tecnica di esecuzione, range di tempo che vanno dai 25 ai 30 secondi. Inoltre, ovviamente, tutte le attrezzature saranno uguali, compresa l'acqua per tutti i caffè. E adesso iniziamo con il primo. Parto dalla prima, consiglia. Allora, guardando un po' i chicchi, devo dire che la tostatura non mi sembra molto omogenea, ci sono diversi colori di tostatura e questo, se siete interessati a questo argomento, mi raccomando scrivetemelo sotto nei commenti. La miscela per adesso mi sembra composta sicuramente da arabica e robusta, il packaging non dice niente, a parte miscela espresso e il nome miscela in grani, non ha molte altre informazioni, ma vediamo l'assaggio e l'aspetto della tazzina. Questo è il risultato, una crema diciamo sottile però bella persistente, perché quando la vado a rompere fondamentalmente si ricompatta, è anche molto elastica. A livello aromatico ci sento molto legno, un po' di bruciato. Assaggiamola. Gusto principale l'amaro, non c'è dolcezza né acidità. Sentori molto forte quello di legno e di bruciato. Il corpo forse è l'unica parte un po' più positiva per alcuni versi, perché è medio alto, rotondo sì, però la parte negativa è che lascia la bocca molto asciutta. Altra parte, il retrogusto, che ha questo sentore di bruciato e cenere. Devo dire non una tazza estremamente di qualità, o meglio di mia preferenza. Da 0 a 10 questa tazza, a mio personale punto di vista, non gli darei oltre il 3,5-4. Adesso passiamo alla prossima. Secondo caffè, Espresso Italia caffè classico. Anche questo non mi dà nessuna informazione sulla miscela. Adesso lo apriamo e vediamo un po' cosa c'è dentro però. Anche qui colore di tostatura come prima un pochettino diversi, alcuni chicchi un po' più tostati rispetto agli altri. Si vede molta robusta. Non riesco a notare troppi chicchi di caffè arabica, eccone uno perfetto di arabica e adesso lo assaggiamo. Qui sto notando che la tostatura è molto più chiara rispetto a quella di prima. Questo è il risultato, una crema molto più sottile, meno elastica, un aroma molto più dolce
tendente al cioccolato e al cacao. Questa mi ha sorpreso, lo ammetto. Gusto principale amaro con un sottotono, diciamo, di dolcezza. Non sono bilanciate completamente, però c'è della dolcezza che prima non ho trovato. Il sapore principale è ancora il bruciato, però diciamo che si riescono a percepire delle caratteristiche positive legate più al cacao e al cioccolato. Il corpo è medio, vellutato sì, però mi lascia questa sensazione di polveroso in bocca e di asciutto. Il polveroso è una sensazione come se noi avessimo delle particelle che rimangono sopra la lingua e ce l'asciugano un po'. Un po' è quello che avviene quando mangiamo del cacao molto molto amaro, però oltre a quella sensazione noi con il cacao manteniamo il gusto appunto del cacao buono di qualità. Qui quello che mi rimane in bocca è più legato alla cenere e al bruciato. Retrogusto lungo, persistente, però non di ottimissima qualità. Detto questo, per me, mio voto personale su questo caffè, un pelino più alto di prima, ma ancora non sulla sufficienza, un 5 più che abbondante. Don Cerez, la miscela bar di Eurospin. Qui il pacco inizia a dirci qualcosina in più. Solito fatto del marketing con questa tazzona piena di crema beige. A me non piace, però andiamo a dell'apertura. Un po' difficile sto packaging. Ok. Come per le altre due, una miscela dove nel packaging non ci dice nulla, una tostatura forse un pelino più uniforme rispetto alle altre due, molta robusta, c'è qualche chicco di arabica, anche qui crema elastica, legno, cacao, cioccolato e speziato. Ok, a livello di gusto c'è un buon bilanciamento tra amaro e dolce. Acidità non pervenuta, non esiste. Adesso sento questo sentore di legno e spezie insieme. C'è anche un leggero sentore di affumicato, credo dovuto alla tostatura e ad alcuni chicchi che magari sono stati tostati un po' troppo. C'è del cioccolato, c'è del cacao, questa nota persistente di un po' bruciato, anche qui sento un corpo polveroso, morbido, vellutato, sì, quindi un corpo medio, però ha questo polveroso, meno rispetto a quello di prima. Devo dire che poi stiamo salendo sempre di più, non l'ho fatto apposta, è un pelino astringente, questo potrebbe essere un 6 pieno. Ed ora passiamo invece ai grandi marchi, i cosiddetti big player nel mondo del caffè, perché le prossime 5 miscele sono, diciamo, le torrefazioni un po' più grandicelle che rappresentano proprio il mercato italiano, e da queste mi aspetto tantissime cose. Partiamo subito con una delle più conosciute nel sud. Sto parlando di Kimbo, una miscela. Qui diciamo che il packaging inizia un pochettino a cambiare. Espresso crema intensa, il caffè di Napoli. Ci dà dei dettagli anche sulla tostatura, medium dark roast, ha un livello di intensità 11 su 13, full body with cinnamon notes, significa un corpo bello intenso e pieno con delle note di cannella. Questo è un dato che dobbiamo tenere a mente adesso che lo andremo ad assaggiare. Vedete come il marchio inizia ovviamente a cambiare un po' anche la comunicazione del proprio caffè. Bene, non vedo l'ora di assaggiarlo. Lo apriamo. Tostatura
devo dire molto più uniforme, decisamente molto più uniforme rispetto agli altri, anche se anche qui vedo dei colori un pochettino più chiari. Ci sono delle arabiche e delle robuste, ma adesso assaggiamolo. Ecco, qui si inizia a notare una crema molto più consistente e piena, diciamo, anche il colore un po' più scuro, color nocciola. A livello aromatico quello che si percepisce però è ancora un profumo tendente al bruciato, ha delle note speziate, forse un pelino di cannella si potrebbe percepire, del cioccolato, del cacao e adesso assaggiamolo. Per quanto riguarda i gusti principali, amaro per primo e dolce, acidità pari a 0. L'amaro è un po' più intenso rispetto alla parte dolce. Per quanto riguarda invece i sapori, nella parte positiva possiamo trovare mandorla, frutta secca e pan tostato. Per quanto riguarda la parte negativa invece si sente molto il bruciato e la cenere. Corpo medio, di sicuro non alto, un corpo medio vellutato che però ha la parte negativa di lasciare un po' la bocca asciutta, ecco questo dry. Il retrogusto invece ha dei sentori di cenere e di cacao. Tutto sommato una tazza abbastanza bilanciata per quanto riguarda la parte di sapori, perché sì, c'è del bruciato, ma c'è anche della mandorla e del pan tostato. Però diciamo che mi sarei aspettato un corpo molto più intenso e ricco, conoscendo un po' il mercato. Tutto sommato però darei un 6, 6 e mezzo a questa tazza perché è abbastanza bilanciata. E adesso passiamo alla prossima. Pellini, tra tutte devo dire che questa forse è una delle miscele che mi hanno nominato più di tutti nelle chat e nei vari commenti. Iniziamo sempre come quella di prima, è una torrefazione, inizia a dare molti più dettagli e adesso li vedremo. Ma prima ragazzi lascerò la parola al nostro amico detective che ci spiegherà qualcosa di interessante da conoscere sull'espresso e su quello che stiamo vedendo proprio adesso. Nel video di oggi volevo trattare il concetto di forza del nostro caffè e per farlo ho bisogno di utilizzare uno strumento come questo che si chiama rifrattometro. Quello che fa questo strumento è misurare la percentuale di materiale che abbiamo all'interno della nostra tazza e questo appunto si chiama forza del nostro caffè. E voi vi chiederete, ma a cosa serve misurarlo? Beh, potrebbe darci delle ottime idee su qual è la direzione che stiamo prendendo con le nostre modifiche e con il nostro espresso. Ma mi spiego un pochettino meglio. Ma prima ragazzi, come sempre vi volevo invitare ad iscrivervi alla nostra chat Telegram, il link lo trovate sotto nelle descrizioni, è gratuita e lì condividiamo un po' tutti quelli che sono gli approfondimenti e retroscena di ogni singolo video. Inoltre, se state ancora vedendo questo video, mi raccomando un like e soprattutto di iscrivervi al canale. Questo gesto per voi è assolutissimamente gratuito, ma per noi è molto importante perché ci dà la forza e l'energia di continuare a produrre contenuti legati al caffè in maniera totalmente libera. Intanto ve lo faccio vedere, un oggettino molto carino, piccolo e di design. Sotto vi lascio il link e questo video non è sponsorizzato, ma se lo volete acquistare sotto trovate il link. Una volta acceso, la prima cosa che faremo è con un liquido privo di minerali, quindi acqua distillata, lo andremo a tarare. Quello che farà adesso appunto sarà darci il numero 0. Una volta tarato proviamo il nostro espresso. Molto semplice, preleviamo qualche goccia di espresso, la appoggiamo sopra la lente e dopodiché farà tutto questo oggettino, calcolerà la curvatura di rifrazione della luce attraverso un algoritmo prestabilito. Quella curvatura darà appunto il numero di riferimento, la percentuale di riferimento, in questo caso 11,29. Adesso facciamo un'altra prova e come vedete sarà qualcosa di molto simile, 11,33. Perfetto.
Adesso vi do qualche numero di riferimento che a mio avviso vi potrebbe aiutare a capire meglio questo concetto. Quando parliamo di caffè filtro, parliamo di una percentuale che si aggira tra l'1 e il 2% e vi prego di prenderla con le pinzette questi numeri, giusto per dare una semplificazione a tutto. Quando parliamo di moka, tra il 2 e il 4%. Quando parliamo di espresso, tra il 7 e il 12%. Questo vi fa subito capire qual è la vera differenza, ad esempio, tra un espresso e il filtro. Noi italiani spesso confrontiamo il caffè filtro con l'espresso in maniera totalmente errata. Un po' è come se confrontiamo una birra con un vino. Questo paragone non si può fare. Il caffè filtro è una bevanda che deve essere approcciata in maniera totalmente diversa e se siete interessati a questo argomento scrivetemelo sotto nei commenti perché vi posso creare qualche contenuto al riguardo. Detto questo, c'è da aggiungere che questa percentuale più è alta non vuol dire che è sicuramente di migliore qualità, perché spesso quando è molto alta porta con sé anche delle sostanze un pochettino più amare. Magari vi darò qualche concetto più approfondito nella chat Telegram, qui non vi voglio troppo annoiare. Detto questo ragazzi, per oggi io mi fermo qui. Se avete domande mi raccomando scrivetelo sotto nei commenti. Ci vediamo nella seconda parte dove finiremo di vedere un po' tutti gli altri caffè. In più parleremo di un concetto oggi in trend nel caffè. Parleremo dei caffè specialty. Ciao!